Ciao a tutti, eccomi di nuovo. Volevo dire al volo una cosa di cui mi sono accorto da poco. Ehm, Praticamente, però l'avevo già sentita e probabilmente è un po' che è successa. Praticamente YouTube ha tolto la possibilità di mandare messaggi privati. Siccome era un po' che non frequentavo YouTube non me ne ero accorto che l'avevano eventualmente tolta. Era un po' che era stata annunciata. Eh, quindi non ci sarà più modo per voi che guardate di mandarmi messaggi privati con appunto la messaggistica di YouTube. Però c'è sempre, ve lo ricordo, la possibilità di scrivermi privatamente usando l'indirizzo mail che vi metto qua in sovraimpressione e che trovate sempre in tutte le descrizioni dei video. Nelle descrizioni dei video, tra i vari contatti dei social network, per esempio, c'è anche come primo, mi sembra, l'indirizzo mail che si può contattare. Comodo perché così, siccome è un po' complicato perché c'è un sacco di punti in mezzo, eccetera, perché non riuscivo a trovarne uno libero, quindi ho dovuto inventarmi un sistema per trovare un nome che c'entrasse col canale. Dicevo comodo nella descrizione perché così per non sbagliare a scriverlo a mano si può fare copia e incolla direttamente dalla descrizione del video nella vostra mail. È un sistema che tra l'altro preferisco anche perché mentre YouTube, quando aveva la messaggistica privata, non sempre avvisava che era arrivato un messaggio e più volte ho mancato dei messaggi per un po' di tempo rispondendo un po' in ritardo. Ovviamente invece mandare una mail, la mail arriva immediatamente. Siccome siete in molti che mi scrivete, quando mi scrivete poi pazientate un attimo, arriverò a rispondervi. Per ora riesco a rispondere ancora a tutti. Ok, passiamo ai conti. A sinistra quelli di giugno, il riepilogo della volta scorsa, e mano a mano quelli di maggio a destra. Allora, niente di nuovo sul fronte dei debiti, che sono ancora uguali. Il canale ha avuto ancora incassi e spese zero, e i numeri privati sono 30 euro di incassi e 34 euro di spese. Il bilancio finale è di 2 euro e quello della situazione totale. Purtroppo adesso mentre sto facendo il video mi sono accorto che per quanto riguarda la situazione totale devo aver fatto male i conti, perché credo che già la volta scorsa ho messo su schermo un numero diverso che era 2398 e ho detto 2393 leggendolo male. Quindi probabilmente devo rifare i conti, solo che adesso non ce li ho qua a portata di mano e non so bene qual è il numero. Se era 2398 la volta scorsa, vuol dire che adesso è, se la volta scorsa era meno 2398, teoricamente adesso dovrebbe essere meno 2390, no, 2402 credo. Comunque ve lo faccio apparire in sovraimpressione di preciso. Torno a fare i calcoli e mentre faccio il montaggio finale del video lo faccio apparire giusto, perché devo aver sbagliato qualcosa. Adesso ricontrollo gli ultimi 2 mesi, che c'è qualcosa che non va. Ci ho pensato solo adesso, ma ormai stavo registrando. Ve lo correggo poi mentre faccio la sovraimpressione dei numeri.
Per quanto riguarda la descrizione, gli incassi privati sono la vendita di un piccolo apparecchio elettronico e la spesa di spedizione e le spese di cibo che, come immaginerete, nel mese di giugno ho dovuto, diciamo, trattenermi abbastanza. Per fortuna ho sempre mangiato perché avevo delle scorte, pochina scorta da parte, tipo di pasta, quindi anche se ho dovuto trattenermi parecchio nella spesa, comunque non ho avuto problemi a mangiare. Sono diversi anni che ho in vendita tutto il materiale che avevo nella casa, nell'appartamento dove stavo, e ormai mi sono accorto che, come si vede anche dai conti del mese di giugno, i mesi prima delle ferie, delle classiche ferie, delle vacanze estive, non si vende quasi niente. È anche una cosa ovvia, tutti mettono a parte i soldi in anticipo per andare in ferie, però effettivamente è proprio una cosa ricorrente, cioè ogni anno che ho passato pre-estivo, che ho passato a vendere materiali, non ho praticamente venduto niente, anzi quest'anno è anche andata bene perché gli anni precedenti, se non ricordo male, avevo proprio venduto zero. Quest'anno almeno qualcosa ho venduto, ma poca roba, insomma. In effetti girano meno soldi, ecco, proprio nel periodo pre-estivo. Quindi di conseguenza anche le possibili attività mie, nel senso, qua per finire i lavori sono ferme perché ogni cosa che devo fare deve preventivamente contemplare l'acquisizione di materiali, quindi le cose stanno ferme. E comunque preannuncio che nel prossimo mese, credo, cioè nei conti del prossimo mese, quelli di no, forse non luglio, forse agosto, non so bene, devo guardare, ci saranno invece delle entrate, per fortuna, perché avete visto nel numero di oggi i conti. Non che io abbia problemi, nel senso che voi lo sapete ormai che in un modo o nell'altro sopravvivo, quindi non mi interessa avere denaro, però insomma se riesco a mangiare qualcosa di più è meglio. Ovviamente stiamo parlando di conti arretrati, quindi la situazione attuale, cioè da adesso quando faccio i video, siamo a ottobre, è cambiata. Ho un po' di soldi, non ho problemi, ci tengo a dirlo perché non sto chiedendo soldi a nessuno, quindi questa era la situazione prima delle feste ed è per quello che dico che ormai sono abituato a vedere che prima delle festività feriali estive non arrivano soldi, quindi lo so. C'è stato un periodo, no, ve lo racconto un'altra volta, volevo raccontarvi un aneddoto, me lo tengo per un altro video. Questo video è già lungo abbastanza. Ok, per questo video è tutto, anche i conti di giugno sono fatti, ci vediamo per quelli di luglio. Grazie per tutto quello che fate per il canale, ciao a tutti.